questa importante associazione. L'ascoltiamo. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti per l'occasione che mi è stata data di parlare oggi per i miei connazionali filippini. Innanzitutto vorrei iniziare con una mia esperienza accaduta al lavoro. Un giorno una mia collega mi disse: Ellie, che sarei io, un cliente prima ti stava cercando ma non eri qui. Il cliente disse alla mia collega: dove si trova la Filippina? Vorrei parlare con lei. La mia collega, sentendo quelle parole, si offese e gli disse di non chiamarmi Filippina perché avevo un nome. In un primo momento non capii il perché si fosse offesa e quindi glielo domandai e lei rispose: oh, forse non sai, ma Filippina dalla maggior parte delle persone viene intesa come colf o badante. Risi e le dissi: se dovesse succedere di nuovo, lasciali pure chiamarmi Filippina. Io sono orgogliosa di esserla ed è quello che sento dentro che per me è la cosa più importante. Ma onestamente mi sono resa conto che questa parola, che per me è molto importante e fa parte del mio essere, viene utilizzata in modo scorretto e con mancanza di rispetto, e questo fa male. Ma poi ho pensato che non dovrei sentirmi ferita, ma piuttosto dovrei esserne orgogliosa, perché i filippini in questo paese e forse anche nel mondo sono noti per essere grandi colf. Questo lavoro non è facile. La verità è che molti filippini diventano colf o badanti senza neanche avere nessuna esperienza. Alcuni di loro sono professionisti nel nostro paese, per esempio dentisti, insegnanti. Mi sono resa conto che questi lavori vengono svolti molto bene da noi perché abbiamo le risorse necessarie per contribuire al meglio possibile. Allora, cosa ci vuole per essere un grande colf o badante? In realtà ci vuole molto, ma credo che le 3 grandi risorse che abbiamo siano: prima la fede, perché crediamo fermamente che Dio è con noi in ogni caso, soprattutto quando ci troviamo in situazioni difficili, come quando siamo in mezzo alle tempeste, terremoti e momenti disperati. Il nostro paese è pieno di catastrofe, come noi sappiamo. La nostra fede ci tiene forti e quindi ci permette di continuare a sorridere ed andare avanti. Questo perché la maggior parte di noi è dotata di una grande fede. Secondo, l'altruismo è un modo per esprimere amore per la maggior parte di noi. Cerchiamo di dare sempre il massimo per gli altri, per la nostra famiglia, per i nostri amici, la nostra comunità e, perché no, anche per i nostri datori di lavoro. La terza è l'umiltà. Yabang, oppure vantarsi troppo, è una parola grossa per noi. Ci è stato sempre insegnato a tenere i piedi per terra. Raramente ci vantiamo dei nostri successi, preferiamo lasciare il posto ad altri. Ma a volte queste stesse belle caratteristiche, che sono i nostri punti di forza, possono diventare anche i nostri punti di debolezza. Troppa fede a volte può portare alla mancanza di determinazione che ci permette di raggiungere i nostri sogni. Troppo altruismo potrebbe portare alla mancanza di amor proprio. Troppa umiltà a volte ci può far perdere la nostra autostima. Questo è il motivo per cui MAIA, Migrants Advocacy for Integration Association, è nata. Io sono la presidente e conduco un gruppo di giovani leader filippini che mirano a potenziare i punti di forza di ognuno in modo che la nostra comunità possa essere in grado di integrarsi al meglio nella società. Offriamo corsi di lingua inglese, italiana, attività di musica e danza, ma non solo. Noi miriamo anche a fornire conoscenza, saggezza, formazione del carattere e autosviluppo. Per massimizzare i nostri punti di forza usiamo le stesse risorse di cui vi ho parlato prima. Prima la fede che è aperta e non giudica, che insieme alle nostre azioni e alla determinazione permette di raggiungere i propri sogni.
Se c'è fede, c'è sempre speranza e quindi ci sono amore e c'è anche pace. L'altruismo, con cui noi promuoviamo il servizio di leadership, un servizio che non viene fatto solo per denaro, potere o fama, ma in primo luogo per aiutare gli altri. Inoltre incoraggiamo anche l'amore per se stessi. La terza è l'umiltà. Vogliamo sviluppare un cuore umile, pieno di fiducia, ma con una forte volontà di proteggere e, se necessario, lottare anche per i propri diritti. I nostri studenti non sono solo filippini, ci sono italiani, sudamericani e anche africani. Dopo 2 anni di vita della nostra associazione potrei dire che stiamo facendo il nostro meglio per l'integrazione dei nostri connazionali. Il libro Milano Multietnica per me è un grande simbolo di integrazione. Parla dell'accettazione e celebra le nostre differenze, senza alcun giudizio, perché sapere che siamo tutti diversi, unici, è meraviglioso. Noi conosciamo cose che altri non conoscono e viceversa. Grazie a queste differenze il mondo diventa un posto bellissimo, perché siamo fatti per compensare il bisogno gli uni degli altri. Quindi sono un uomo e un'isola. Dall'altra parte le persone che ancora non riescono ad accettarlo le capisco comunque. Credo fermamente che l'ignoranza sia una delle più grandi malattie del mondo. Una volta fui colpita da essa. Quando la mia prima bambina è nata con la sindrome di Down, avrei voluto morire. Infatti, cadi in depressione per 1 anno. Scusate. A causa della mia ignoranza, non sapevo che avere una bambina con sindrome di Down fosse un dono e non è un problema. Ora che ha 6 anni e sta crescendo in modo sano, autonomo ed intelligente. Ho giudicato, facendo del male psicologicamente a me stessa, ma soprattutto la mia bambina, non accettandola. Perché non sapevo? Perché io non sapevo. E credo che alcune persone giudicano perché molte cose non lo conoscono. Fanno del male involontariamente non solo agli altri ma anche a se stessi, perché non sanno. E per questo dobbiamo informarli. Questo è ciò che Maya potrebbe fare per contribuire al miglioramento della società. Il nostro obiettivo è quello di combattere l'ignoranza dando più conoscenza e saggezza. Questa è la prima volta che ci vediamo e forse potremo non vederci più, probabilmente non vi ricorderete tutto quello che ho detto, ma spero che la prossima volta che vedrete un filippino non lo ricordiate solo come il solito colpo badante, ma spero che venga ricordato come una persona con fede, altruismo e umiltà e che potrebbe offrire molto per rendere questa società un posto migliore. Siate sempre generosi, diffondete la parola ed anche le buone notizie, perché è una nostra responsabilità a cui tutti dobbiamo impegnarci se vogliamo davvero avere un posto migliore in cui vivere. Grazie e la pace interiore. Le voglio un attimo spendere per Ellie, perché ci siamo conosciute 2 anni fa e 2 anni fa l'Associazione Maya era piccolina così, erano pochissimi volontari, come lo sono adesso, ed lei era motivatissima, con tutti i problemi, con la pesantezza familiare, con la sua essere mamma, moglie, di una famiglia bellissima, però lei ha saputo andare oltre a tutte le difficoltà e a dare aiuto. Adesso io l'ho incontrata poco tempo fa, Maya è cresciuta in maniera esponenziale, sabato hanno questi corsi di aiuto, di sostegno come ci raccontava, e hanno liste d'attesa, è tutto su base volontaria, quindi direi che è proprio una gran donna.